E adesso passiamo al thrash metal. Anche qui c'è una compilation da cui si può partire. Con questa copertina orripilante, Skull Thrash Zone volume 1, non esiste un volume 2. Racchiude dei gruppi fondamentali come i Doom, Shell Shock, Ground Zero, Rose Rose, molto più punk, e per finire Jurassic Jade e X. Chi ascolta musica giapponese probabilmente conosce gli X Japan, che sono tra i gruppi metal più famosi in Giappone, e loro sono nati come gruppo più o meno thrash metal, un po' più verso, non so, lo speed metal, un po' più, diciamo, orecchiabili magari rispetto a tanti altri gruppi in circolazione. Poi hanno avuto il loro successo e ne parlerò più avanti. I Jurassic Jade sono un gruppone, anche questo, con una donna alla voce, Kizumi, che ha sempre usato truccarsi completamente di bianco la faccia, come una di quelle maschere tradizionali giapponesi. Questo disco è uscito nell'87. Continueremo a parlare di thrash dopo, anche degli ex, ma per dire due parole sull'heavy metal in generale, si potrebbe partire da questa compilation, Heavy Metal Force 3, di questa esistono anche 4, 5 così, che contiene in parte gli stessi gruppi, però è uscita prima, perché in Giappone c'è questa cosa che cioè se si fa metal, se si fa punk, non ci sono queste grandi suddivisioni rigide, tutti suonano quello che vogliono e magari in una compilation heavy metal salta fuori qualcosa che è molto più punk hardcore oppure che è molto più trash. E anche qui c'erano dentro i Jurassic Jade con uno dei loro primissimi lavori, gli X, anche loro con i primissimi lavori. Si parla dell'inizio degli anni 80, gli X sono nati nell'82 e i Jurassic Jade sono nati un po' dopo, nell'85. Ci sarebbe davvero tanto da dire anche di tutti gli altri gruppi, ma mi soffermerei solo sui Saber Tiger, che all'inizio si chiamavano Saber Tiger, ma poi c'era un altro gruppo con lo stesso nome, quindi si sono chiamati Yokosuka Saber Tiger, mettendoci davanti praticamente il nome del posto da cui venivano, che è a sud di Tokyo. Sono molto importanti perché il chitarrista dei Saber Tiger, Hide, è andato poi a suonare con gli X e da lì sono diventati praticamente il gruppo più famoso in Giappone. Negli anni 80 era noto questo trio nel Kanto, che è la zona di Tokyo. C'erano questi tre gruppi, ovvero X, Dementia e Yokosuka Saber Tiger. Quando parlavi di loro iniziavi a dire oddio, questi fanno paura, e quando poi in realtà c'erano gruppi come i Gizm che sfasciavano veramente la gente, neanche il locale. E anche i Dementia si possono dire legati agli X, perché un bassista che è stato nei Dementia poi è andato a finire negli X, ovvero Taiji, per andare a formare la line-up definitiva del gruppo. Vi farò sentire gli X. Questo è il primo disco che è uscito tramite la label che uno dei due fondatori del gruppo, Yoshiki Hayashi, ha fondato proprio per rilasciare i suoi dischi. Vanishing Vision è tutto un concept album sull'amore, che non sembrerebbe, ma l'amore nelle sue forme più violente e malsane. Potrei parlare 2-3 ore solo degli X Japan, perché hanno una delle storie più incredibili, lunghe e dettagliate al mondo, e anche molto interessanti, con vari cambi di line-up che hanno portato a cambi di sound e drammi interni alla band. Comunque questi erano gli X Japan nell'88.
con alla voce Toshimitsu Deyama, una delle voci più interessanti, più particolari anche e uniche della scena. E volevo far vedere appunto alcuni video perché qui si parla di non solo di musica ma anche di estetica, e anche affrontando questo argomento che è del visual kei. Insomma, bisognerebbe discuterne insomma per ore. Il visual kei non è assolutamente un genere musicale, ma è più una filosofia di approccio estetico. Poi all'interno del visual kei c'è un po' di tutto, dal punk, dal metal, alla parte più goth, rock. Alcuni di questi gruppi miscelavano tutti questi generi in una cosa molto particolare. Negli anni 80 andava molto di moda per tutti questi gruppi avere dei capelli sparati in cielo, mega colorati, e gli X sono stati tra quelli che hanno portato più alla fama questo stile. Perché c'è anche da dire che verso fine anni 80 in televisione Takeshi Kitano col suo programma che si chiamava Genki ga Deru Terebi ha iniziato a fare promozione proprio a gruppi come gli X e a tanti altri gruppi della scena metal. Ed era una cosa estremamente rara all'epoca, perché tutti avevano paura del metal, lo consideravano come qualcosa di non bisogna parlarne. Invece lui li ha portati in televisione e ovviamente era un programma giapponese, televisivo, quindi andavano per fare delle cose idiote come fare dei giochetti oppure si lanciavano le palline da una casa all'altra, vinceva chi ne raccoglieva di più, cose del genere. Però questo ha permesso sia alla scena metal che a tutta la scena visual kei che a loro di essere conosciuti a livello nazionale. E da lì in poi, questo è l'88, nel giro di un anno hanno firmato un contratto sotto la Sony e da lì sono decollati come successo. E anche tutte le testate giornalistiche di musica così hanno iniziato a vedere questa cosa vende. Allora tutti hanno iniziato a parlare di visual. E dalla prima ondata di visual, io in realtà non volevo parlare di visual, ma è necessario per spiegare fenomeni come quello degli X e di una parte della scena. Di visual kei ci sono state tre principali ere. Una che è stata di questo periodo, con la parte più violenta, molto fedele e legata al punk e al metal. La seconda invece molto più estetica, molto più teatrale, con l'avvento dei Malice Mizer, ma non riguarda il punk e il metal questa lezione. Sarebbe un altro discorso ancora da fare sui Malice Mizer. E poi infine una terza ondata da fine anni 90 a inizio 2000 che ha praticamente appiattito completamente il genere. E di lì si può veramente parlare di genere, quasi di genere musicale, perché tutti hanno iniziato ad assomigliarsi tra loro, a suonare più o meno la stessa identica cosa, e purtroppo non ho ancora visto un qualche segno di cambiamento. Quindi tornando agli X, il leader, che è il batterista, Yoshiki Hayashi, ha fondato questa Ecstasy Records, la sua label personale, per rilasciare i suoi dischi, ma nel frattempo anche per promuovere i gruppi amici della scena. E da lì gruppi come i Lunacy, che sono diventati forse addirittura più famosi degli X Japan in seguito, sono venuti dalla Ecstasy, partendo dal basso e dopo qualche album comunque scremando molto, diciamo diventando molto più mainstream
rispetto ai momenti più aggressivi degli inizi. Comunque non parlerò anche di loro perché sennò sarebbe troppo. Parlavo di Ecstasy Records, quindi nata a Tokyo, dall'altra parte del Giappone, a Osaka, nel Kansai, che tra l'altro è dove vivo, creata un'altra scena molto più punk e per certi versi anche più becera, ma becera nel senso allegra e divertiamoci e facciamo cacciara. Grazie a Dynamite Tommy, il leader dei Color, costoro, di cui adesso metto solo un pezzo. Dynamite Tommy qui è il cantante, all'inizio era un chitarrista, ma visto che non trovava nessuno di adatto si è messo a cantare lui. Anche lui è unico perché è l'unico in Giappone a cantare in quel modo. Ha creato la sua etichetta, sempre per rilasciare i suoi dischi, ma anche per promuovere gli altri gruppi di Osaka, chiamandola Free Will Records. Si sente subito un approccio completamente diverso rispetto a Tokyo e agli ex. Le testate giornalistiche dell'epoca avevano creato questa rivalità tra le due label, perché erano proprio tra la label dell'est e la label dell'ovest, ma in realtà erano grandi amici e in questi dischi, come in questo disco, parte dei membri di una scena andavano a registrare con gli altri. Ci sono ad esempio dei cori in alcuni dischi che sono dei Color, ma in realtà si tratta degli ex. Quindi insomma erano tutti grandi amici e ogni tot organizzavano anche dei festival tutti insieme, in cui ci si riuniva gran finale sul palco, tutti i gruppi che dovevano suonare, tutti su. I batteristi si alternavano man mano e si suonava di solito pezzi dei Sex Pistols, tutti insieme. Ora che ho parlato dei Color, si può affrontare l'argomento Osaka, ovvero la culla del punk e del metal più ignorante, ma anche il luogo di nascita di un altro dei gruppi super culto del thrash metal, Mein Kampf. Tanto per tornare ai nomi abbastanza forti. Fanno parte di quella serie di gruppi che utilizzavano un sacco l'estetica nazista, ma senza nessuna accezione politica. Era solo per dar fastidio alla gente, per dire noi siamo cattivi e facciamo paura. I Mein Kampf sono stati la radice da cui sono nati tanti altri gruppi importanti, perché i membri cioè da dire, i Mein Kampf sono durati 1 o 2 anni a cavallo tra l'85 e l'86, ma pur essendo questo super gruppo culto, l'unica cosa che hanno rilasciato è stata un singolo 7 pollici con 2 canzoni. Con il mio gruppo sempre avevo coverizzato uno dei 2 brani contenuti in questo 7 pollici e rilasciando un vero disco tributo identico a quello che era il 7 pollici, nei minimi dettagli, tanto che il chitarrista dei Mein Kampf mi ha contattato su internet, che poi alla fine ci siamo conosciuti a Osaka e questa è un'altra storia. E tra l'altro si sono riuniti per fare 1 o 2 concerti proprio quest'anno e sono andato a vederli, incredibili come se fossero ancora nell'85. Dai Mein Kampf sono nati gli Ion, il batterista dei Mein Kampf poi è andato a finire nei Color. E se ci fosse una lavagnetta potrei fare uno schema grosso tanto così che indica tutti i vari legami che ci sono nei gruppi di cui io sto parlando. È ora di sentire gli Ion. Torniamo quindi sul thrash. Gli Ion in realtà nascevano nell'82-83, ma combinando ben poco. Uno dei 2 chitarristi è andato a formare i Mein Kampf, finiti i Mein Kampf è tornato agli Ion e da lì sono partiti veramente in modo serio, cambiando varie volte cantante, andando poi a incidere questo disco con un altro cantante, Hisayoshi, che è poi andato a finire nei Rosenfeld,
un altro di quei gruppi che utilizzava un sacco l'estetica nazi e di cui parlerò dopo. E in realtà Hisayoshi è durato negli Ion solo per un disco, questo. Quando però già c'era un nuovo cantante. E anche loro, anche se non sono propriamente definibili appartenenti al visual kei, in qualche modo ci sono dentro, perché anche loro capelli sparati, estetica forte. Negli anni 90, quando hanno iniziato ad avere un minimo di popolarità in più, sono finiti anche in televisione, così sono diventati molto più mainstream pure loro, molto più power metal, e non prendetemi male, ma svastiche ovunque in Giappone negli anni 80. Non era un problema per loro, la giudicavano un po' come la croce al contrario per noi, che quindi può dar fastidio magari a chi è credente, così, però, o anche la stella a 5 punte nel black metal. Per loro la svastica aveva la stessa valenza, non era niente di così pesante come invece possiamo sentirlo noi in Europa o in America. Altro dire è una forma familiare, no? Cioè, Esatto. al sole, quindi... Esatto. In Giappone i templi buddisti usano la svastica, ma quella ribaltata. Passando dagli Ion ai Rosenfeld, che è questo altro gruppo appunto thrash metal. Hisayoshi alla voce, hanno rilasciato un CD inizio anni 90 e loro sono violenza pura, e anche a livello di testi non si parla mai del nazismo, come del resto i Rommel, altro grande nome. Anche qui ovviamente svastiche e basta, e anche loro si esibivano con stendardi ovunque, ma in realtà è thrash metal veramente culto e fatto bene. Super oscuri, perché hanno rilasciato nella loro esistenza, ovvero 2 anni più o meno, 87-88, solo 3 demo tape. Il chitarrista Jun, che tra l'altro faceva parte degli X nell'86, poi si sono separati per contrasti interni, insomma. Jun Hisashi Takai, vero nome, negli anni ha avuto un sacco di altre band, gli Emperor, dove non veniva più utilizzata l'estetica nazista e sono ancora più oscuri, per poi fare un disco solista come Hisashi. Lui viene da Hiroshima e questo disco che ha fatto è un concept contro la bomba atomica, tutto strumentale, ed è bellissimo, mi sono dimenticato di portarlo. Ma torniamo ai Rosenfeld, con uno dei loro cavalli di battaglia che si chiama Pigs of the Empire. E a proposito dei Rosenfeld, uno dei vari live degli anni 80. E anche lì ho le videocassette, ma è un po' un problema proiettarle. Tra l'altro anche Hisayoshi dei Rosenfeld ha fondato la sua label Skull Crusher Records, in cui ha rilasciato roba dei Rosenfeld e altri gruppi di suoi amici. Bisognerebbe parlare, tornando alla Free Will, di quello che erano gli altri gruppi sotto la Free Will dei Color, ovvero uno di questi, i Kamaitachi. Sono uno dei gruppi più strani che io abbia mai ascoltato. Sono punk, ma sono stupidissimi, ma sono violenti, ma non si sa bene che cosa vogliano fare, insomma. Hanno rilasciato diverse demo tape e
Poi sono finiti sotto la Free Will con il primo album, per poi avere una brevissimissima carriera con una major, che però è finita male, dopo un po' si sono sciolti. Il gruppo si è sciolto e il batterista Kenzie, che all'epoca si faceva chiamare Crazy Danger Nancy Kenchan, completamente fuori di testa, ha formato più gruppi, formando anche lui la sua label personale, la Anarchist Records, creando i The Dead Pop Stars, in cui è finito a suonare anche il chitarrista dei Rosenfeld, quindi anche lì tutto un giro. Quindi The Dead Pop Stars, più antifeminism, veramente l'ignoranza totale, e il casino, di cui adesso infatti metto su una traccia. È probabilmente il gruppo che ha cambiato più membri al mondo, e di cui lui è sempre rimasto l'unico membro stabile alla voce, che è una cosa completamente diversa dai Kamaitachi. Insomma, questi erano gli antifeminism. Kenzie è noto per farsi molto male durante i suoi live. La volta che l'ho visto live io a un ultimo dell'anno, credo nel 2014, a lui piacciono tanto i neon. E mentre il gruppo suonava, lui è sceso, si è portato una impalcatura di neon, l'ha posizionata per terra, ha fatto un salto mortale, schiantandosi sopra, e non contento ha preso un pezzo di neon rotto, si è segnato un po' come al suo solito e poi se l'è mangiato. E poi ha ricominciato a cantare come se niente fosse. Comunque sì, è una di quelle persone che è veramente da conoscere. Ma è ancora vivo? Sì, è ancora vivo. Nonostante tutto. E i Kamaitachi, con credo il video che mi piace di più in assoluto, contenuto in una videocassetta. Questo credo che sia proprio il riassunto dell'ignoranza nella musica giapponese. E una nota interessante è che questo gruppo qua, quando è andato sotto major, ha rilasciato un singolo che è stato usato per un cartone animato per bambini, ma il video di questa canzone, che è Heno Heno Moheji, ci sono loro che rubano in un negozio, rapiscono un bambino e lo buttano in un fosso tipo. Però è stato usato come colonna sonora, come opening o ending, adesso non mi ricordo, di un cartone animato per bambini. Queste sono le bellezze del Giappone. Quindi con il finire appunto del video dei Kamaitachi direi che potrei concludere tagliando tante cose, ma era veramente una cosa troppo vasta per un'ora e mezza di discorso. Quindi spero di non avervi annoiato, avrei finito. Grazie a tutti.